tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video volevo riprendere un discorso che avevo lasciato in sospeso l'estate scorsa, e cioè quello della centralina della piscina. Al momento avevo utilizzato semplicemente un sensore di temperatura per il monitoraggio della temperatura dell'acqua e poi avevo utilizzato un relè wifi, un SON-OFF, per accendere e spegnere la pompa in maniera automatica. Adesso volevo riprendere il discorso con il monitoraggio del pH, del valore del pH dell'acqua, e quindi ho comprato su AliExpress qualche settimana fa un sensore di rilevazione del pH che, collegato a un microcontrollore, dovrebbe essere in grado appunto di darmi in tempo reale il valore del pH dell'acqua. Il sensore l'ho ricevuto qualche settimana fa, ho iniziato a fare qualche prova e adesso ce l'ho qua davanti, ve lo faccio vedere un pochino più nel dettaglio. Quindi cambiamo adesso inquadratura, andiamo a vederlo un pochino più nel dettaglio. Ecco che abbiamo cambiato inquadratura, spero che si veda bene. Comunque fondamentalmente questo è il piccolo circuito di test che sto utilizzando adesso per valutare appunto come funziona il sensore. Quindi abbiamo questa schedina qua, che è la schedina a cui bisogna poi collegare il sensore qui al connettore BNC, sensore che è ancora nella sua bella scatola perché non l'ho ancora utilizzato, perché al momento sto facendo semplicemente la taratura del pH neutro, pH 7, cortocircuitando appunto proprio il connettore del sensore. La sua schedina è collegata ad un Arduino 1 per il momento, quindi è un ingresso analogico dell'Arduino 1. La schedina si alimenta con il 5 volt sempre che arriva da Arduino, e Arduino a sua volta è collegato a un display LCD dove verrà visualizzato il valore in tempo reale, e a un potenziometro che serve semplicemente a regolare appunto l'illuminazione dell'LCD. Lì in fondo vedete che c'è una schedina, un ISP8266, che era in teoria il mio progetto iniziale per il sensore pH, in quanto avrei voluto collegarlo direttamente a questa schedina perché ha già il wifi integrato e quindi mi permette poi di inviare i dati in maniera molto semplice. Al momento non l'ho fatto perché purtroppo l'unico ingresso analogico che ha questa schedina non è proprio il massimo, soprattutto come convertitore ADC, quindi da analogico a digitale, e quindi per adesso ho lasciato perdere il collegamento con l'ISP, ma sto usando Arduino 1 che funziona molto meglio come ingressi analogici, e per utilizzare poi l'ISP ho comprato un convertitore analogico digitale esterno e appena arriva farò la prova. Quindi il mio obiettivo sarà quello di utilizzare proprio solo l'ISP8266 per inviare i dati all'MQTT. Ho fatto anche un'ulteriore prova, cioè tramite Arduino collegare in seriale l'ISP8266 per sfruttare appunto il fatto che ha la connessione Wi-Fi. Funziona, però diciamo che se riesco a evitarlo è meglio, perché evito di utilizzare troppe schede per fare una cosa relativamente semplice. Quindi adesso colleghiamo l'Arduino 1 al PC, così si accende e vediamo come funziona. Ecco che il circuito alimentato, tutto funzionante, quindi abbiamo la nostra rilevazione dei dati. Il primo numero è semplicemente la scala da 1 a 1024 del valore di tensione, e il secondo è il valore di tensione appunto convertito sui 5 volt in proporzione. Al momento, avendo messo la sonda cortocircuitata, quindi il sensore, il connettore dove si attacca la sonda cortocircuitato, stiamo cercando di tarare il pH 7, che dovrebbe corrispondere più o meno alla metà appunto del segnale. Quindi in questo caso, essendo un segnale a 5 volt, siamo a 2 volt e 5. Quindi siamo abbastanza precisi. Io prima ho utilizzato il trimmer che c'è qua sulla schedina per far sì che in questa situazione il valore di tensione fosse circa 2,50, quindi ci siamo quasi. Ovviamente non è un valore precisissimo, come vedete oscilla, però fondamentalmente ci siamo. Adesso ho comprato queste cose qua, che sono le soluzioni a pH noto
per far sì che prendiamo dei punti di pH acido e pH basico, li misuriamo con la nostra sonda, prendiamo i valori di tensione e poi applichiamo una certa formula per avere una valorizzazione del pH il più precisa possibile. Bene, detto questo mi fermerei qui con questo video. È stato un breve aggiornamento sull'avanzamento dei miei test per la sonda del pH, quindi nei prossimi giorni cercherò di fare la taratura un pochino più precisa, connetterò la sonda e inizierò a fare qualche prova reale proprio con l'acqua per vedere un punto come il tutto funziona, e poi cercherò in qualche modo di inviare i dati via MQTT ovviamente ad OpenHub, perché poi è lì che mi servono questi dati per poterli monitorare, e inizialmente utilizzerò l'ISP8266 connesso in seriale con Arduino Uno per appunto ricevere i dati da Arduino Uno e inviarli via Wi-Fi a MQTT, questo perché appunto Arduino Uno non ha il Wi-Fi integrato, e poi nel momento in cui mi arriverà il convertitore analogico digitale esterno proverò a utilizzare solo l'ISP8266, utilizzando appunto il convertitore analogico digitale per recuperare il segnale della sonda. Quindi in un video successivo poi vi darò degli aggiornamenti sullo stato dell'arte appunto di questo piccolo circuitino. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!